prima di iniziare a giocare devo spiegare un po' di cose. Benvenuti in questo video dedicato a Metaphor ReFantazio. Devo spiegare un pochino il contesto del perché usciranno due video dedicati a questo gioco qua nei prossimi giorni. Ovvero, come potrete sapere, Metaphor ReFantazio è uno dei giochi che più aspettavo in generale quest'anno. Quando avevo fatto il video dei titoli che più aspettavo nel 2024, Metaphor ReFantazio era in cima alla lista. Ma nonostante ciò, alla fine avevo deciso che non l'avrei portato su questo canale. Non perché non mi interessasse, perché sapete che ho portato intere serie dedicate a Persona 3 Reload e Persona 5 Royale, ma semplicemente per il fatto che questo fine anno 2024 avrò un sacco di cose da fare e per questa ragione qua non sapevo se avrei avuto la possibilità di fare un'intera serie dedicata a questo gioco. Per questo, circa un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, avevo deciso che non l'avrei portato in nessun modo. Fino a che non è arrivata Atlus che mi ha sponsorizzato nel provare il gioco durante una live. E vi dico subito che se questi due video che usciranno sul canale andranno particolarmente bene se il gioco mi piacerà moltissimo e vorrò andare avanti con esso perché la storia è troppo bella, il gameplay è troppo bello o comunque sono troppo curioso di andare avanti, potremmo fare un'intera serie dedicata al gioco. Se per adesso usciranno soltanto questi due video sul canale e poi ovviamente farò anche la live dedicata al gioco, che sarebbe una cosa assurda perché se è così Atlus mi ha sponsorizzato per fare una cosa e potrebbe ritrovarsi invece un'intera serie da 60 video dedicata al loro nuovo gioco, che sarebbe una mossa di marketing e strategica migliore della storia della vita di Atlus potenzialmente. Ma prima che tutto questo possa succedere, dobbiamo prima iniziare con Metaphor ReFantazio. Aggiungo tra l'altro che ho intenzionalmente evitato diversi degli ultimi trailer proprio perché non volevo sapere troppo, perché prima o poi l'avrei comunque giocato questo gioco qua e quindi non so quanto... Oh mio Dio, quanto mi piace l'HUD. Quindi se hanno rivelato qualcosa negli ultimi trailer ho intenzionalmente deciso di non guardarli. L'ultima cosa che ho visto, se non sbaglio, era la conferenza in cui parlavano del sistema di gameplay e il personalizzazione di come puoi buildare il personaggio. Italiano, seleziona la lingua delle voci. Questi giochi abbiamo giocato in inglese per il semplice fatto che a me piacciono entrambi i doppiaggi. Anche il doppiaggio inglese è fatto veramente molto bene questo gioco qua, ma preferisco giocarlo in inglese per il semplice fatto che io so l'inglese, quindi se sento i dialoghi nelle mie orecchie riesco a capirli. Per me è un valore aggiuntivo rispetto a sentire il giapponese. È comunque un ottimo doppiaggio, ma non so che cosa stanno dicendo. Quindi anche con l'inglese posso non leggere tutti i dialoghi, posso semplicemente sentirli, che quindi preferisco. Inglese. Questa è un'opera di fantasie. Nomi, personaggi, attività, luoghi, eventi e incidenti presenti nel gioco sono prodotti di immaginazione dell'autore usati in modo fittizio. Qualsiasi somiglianza a persone reali, viventi o meno, e eventuali rivali una percentuale molto limitata di individui potrebbe essere soggetta ai sintomi negativi come capogiri, spasmi involontari o persino perdita di conoscenza esposti a determinati luci o motivi impalpeggiati sullo schermo. Se tu o altri membri del tuo nucleo familiare soffrite di epilessia... Un po' difficile da leggere, eh? Siamo già dentro? Siamo già dentro. I trust this will suffice. God smiles upon the generous. Oh, away with you! Back to your cesspit, beggar! Firenze? A land grotesque as its people. You dreamt of utopia. You saw the tribes united as one. Oh. That dream died long ago. You should have done the same. Your kingdom will perish alongside you. By my hand. I cannot fathom it. His Majesty killed in his own bed. The blooms upon the prince's grave had yet to wilt. Without an heir to wear the crown, what will become of the royal magic? Thus vulnerable, an invasion might undo us. From within or without, the state hangs on a precipice. It may even come to civil war. In dark times, we must stand together. Your Eminence. Who could do this? Few could even enter the king's chambers, let alone draw close. And yet His Majesty's arcane power could deflect near any blade. With all the royal bloodline's magic, who could harm him at all? shadows stir in the castle just as they did with the prince. What hellbound soul could end a royal life? Who would dare such atrocity?
Luis. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. And only a king may wield the royal scepter, the very crux of his vaunted bloodline's magic, which made such a fine deterrent to war. One has to ask, them dead, who shall take the throne? La gara al trono. Io sono curiosissimo. Uno, sono un sacco in hype. Due, sono curiosissimo. I design erano bellissimi. Sono curiosissimo di vedere come gestiranno la trama di questo gioco qua, perché ha un'ambientazione e un palesemente direzione narrativa completamente diversa rispetto a qualsiasi cosa hanno fatto fino adesso in persona. Quindi voglio vedere cosa metteranno fuori, cosa del genere. Questa è la intro? Non lo so. Bravissimo. Composer bravissimo. Sono curiosissimo delle musiche, ovviamente. Ovvio che sono curiosissimo. Io ho paura di questo gioco qua. Ho paura di spenderci sopra 200. Metafore e fantasia. Io sono più in hype per un gioco del genere che per Persona 6, per farvi capire comunque. Premi per iniziare. Ok, questa era proprio la intro per iniziare il tutto. Da quel che so, dal minimo che si vedeva nei trailer o che si poteva intuire comunque da quello che si era visto fino adesso, è una gara tra diversi personaggi all'interno di questo mondo fantasy per diventare il nuovo sovrano, ed è una gara verso il trono. Come e come verrà organizzato il tutto a livello di relazioni con il protagonista, se ci saranno, diciamo, i social link alla persona o meno, o se sarà qualcosa di differente, non ho idea. So solo che sono curiosissimo. Clicca! Pronti? Nuova partita. Ho paura di cliccare nuova partita. Who's there? I can feel you watching me from a place beyond my sight. Io? Whoever you are, please tell me. Does our world pique your interest? Pardon my curiosity, but would you tell me your name? That is to say, tell me who you really are. The one who meets my eyes across a strange threshold. Chi sei tu che guiderai il protagonista? Quindi non sto dando il nome al protagonista, sto dicendo chi sono io. C'è qualcosa di metanarrativo in questo? Quindi non metto un nome Fanny o altro. Metto Gravir o Alessandro. Alessandro ci sta precisissimo. Sapete cosa mi ha fatto un sacco strano in questo momento? Vengo talmente spesso chiamato Gravir che mi ha fatto strano scrivere Alessandro. Interessante come cosa, non ci avevo mai fatto caso. Mettiamo Gravir, mettiamo Gravir. Mi fa strano Alessandro per qualche motivo, va bene. Il tuo nome è davvero Gravir? Darei un nome al protagonista più tardi. What the f... Ok. Sono incuriositissimo. Yes. A most unusual name. One I've never heard in our world. Which suggests to me you might reside in a world beyond ours. It is a curious thing that in your eyes, my entire world is but the dawn of a story yet untold. Or to put it another way, this is a fantasy. But can it truly be dismissed as something so far removed from you? If indeed you wish to cross to our world for a time, I would first ask that you indulge one question. Is fantasy limited to the confines of imagination? Would you call it a powerless creation? No. Non per forza. Allora, un'altra cosa. So che state dicendo un sacco di roba, però è il mio video. C'è un sacco di roba da dire riguardo ai giochi Atlus, sono belli. Per quanto io sia fan dei giochi di Persona, ho giocato il 3 e il 5 e abbiamo fatto intere serie guarda, mi piacciono un botto. Io vi ricordo che ancora adesso il mio gioco preferito di Atlus è Catherine. Catherine, che è quello più sicuramente strano di narrativa e anche a livello di gameplay, il più differente rispetto a tutti, in cui spesso chiedono a letteralmente il giocatore
opinioni su alcune situazioni e in base a quelle scelte lì poi può cambiare anche il gioco stesso e la narrativa del gioco stesso. Sono curioso se riescono a introdurre una roba del genere in una narrativa invece completamente a sé stante in un mondo fantasy dove dovrebbe esserci comunque intrighi politici. Sono curioso. Comunque, no, non penso che la fantasia sia limitata semplicemente all'immaginazione. Può portare anche, se ti costruisci su quella fantasia e se non hai fantasia non riesci comunque a raggiungere obiettivi. Quindi non sempre. More than wishful thinking, more than fiction. Something capable of affecting the realities beyond its bounds. Sicuramente. This must be what you believe. I confess, my own answer still eludes me. But consider, if fantasy is born from hope, a desire to make the world better than it is, then that hope can be made manifest. Thus does change come, and thus is fantasy forged into a new reality. Perhaps the story about to unfold before you will tell us. I'm thoroughly invested now myself, so let this tale begin. Seleziona la difficoltà, ok. Assolutamente rigicidio. Assolutamente normale. A me piace un'esperienza bilanciata. Non voglio subito iniziare con qualcosa di ultra complesso. Avvio partita, difficoltà normale, procedere, yes. Ok. E come si passa adesso effettivamente a il gioco e il protagonista? Così, ok. Ma Looks like we're in the clear. The capital's just through this desert. Is it true then? The king is dead? Aye, and the guards are more concerned with the funeral than keeping the roads safe. So now the monsters are roaming in broad daylight. No soldiers to stop them. Monsters, huh? I've certainly been hearing the stories. To say nothing of the vacant throne. There's a storm coming. Mark my words. That much is certain. What's the problem? They're bandits! Come on, let's see some respect for the militia! Us folk, we're commoners. No crown or church will save us. But Lord Luis will save us one and all. All we ask is a little tribute. You're with us or against us? And if you're against us... An igniter? How'd they get one of those? Come on, hey, keep it moving. Hurry it up! Next one! Huh? Look at you. What have we got here? He's an elder. So he is. No horns, no knife is. Filthy gremlin like you. What you got in the capital? Oh, what's this? Looks like you've been holding out on us, boy. Hold it! Should have listened to us, chum. Now fall in line! Unless you want to get stuck like us! You drew steel. I take it you are prepared to die by it. Stand aside! Ok, se non si hanno corna, orecchie lunghe o altro, si è visti in modo negativo. Cioè, ad essere... This place already feels like a death trap. You hear all that stuff about Lord Luis saving us? Hey, you okay? You still got all your limbs attached? Gallica. At least they didn't figure out our mission. Definitely could have gone worse. Quale missione? Stai bene? Stai bene? Are you alright? Been worse. And from the sounds of it, you're about the same. You do know that if anyone finds out who we really are, it's all over, right? Oh mio Dio! Protagonista non muto, please! Io amo i protagonisti non muti! The mission's more important than either of our lives. If we screw this up, there's no going back.
Qual è quindi la nostra missione? Deserto di Tradia. Think we'll make it? Perlomeno non sembri ferito, riesci a muoverti? Ora la cosa migliore da fare è trovare un posto in cui possiamo osservare l'intera zona. Ok, usa L per muoverti, tieni premuto R2 per scattare, premi cerchio per schivare gli attacchi dei nemici. Giusto, perché c'è un minimo anche di combattimento action in tempo reale. Start per tornare al menu principale. Ok, vai verso la collina. Quale collina? Quale collina? Quella è una collina? Va bene. Prima di mettere a controllare un pochino tutto e guardare le cose nel dettaglio, voglio comunque fare un minimo di progressi. Fermo! C'è qualcuno qui vicino, non muoverti. Watch out! Attenzione, questi nemici sono pericolosi, anche se penso che non ci abbiano ancora notati. Ok. Premi L2 per usare la vista fatata, che ti permette di vedere ciò che Gallica percepisce nell'ambiente circostante per un breve periodo. Quando ti ritrovi davanti a un nemico che non hai mai affrontato prima, verrà segnalato come sconosciuto. Meglio evitare azioni avventate. Posso combattere quindi per adesso oppure no? Non lo so. Però sì, la sua visione mette una outline attorno ai nemici e mi fa vedere meglio che cosa sto per andare a incontrare. Posso adesso andarli a combattere o è meglio se non lo faccio? Da quello che dice lei penso di no. Però non ho idea contemporaneamente. Ma che si combatte così? Ok, con quadrato. Aia, 93? Ah! Vai alla collina! Ah! Faccio schifo! Ah! Ho fatto 93, ho 30 punti vita. Qualsiasi cosa mi tocca muoio. Dove si finisce? Quella è considerabile una torre? Un castello? Che cos'è? Just checking, but you do remember what we're here to do, right? Rinfresca la mia memoria, lascia fare a me. Rinfrescami la memoria. Right. What am I doing again? Oh, I don't know. The mission that's more important than our own lives? First, we get to the royal capital and get you enlisted as a guardsman at the army's recruitment center. This could decide the fate of the whole country. We either do our jobs or we die. And if it's all the same to you, I'd rather stay alive. So we've got to see this mission through. Come on. We don't want the sun to go down on us in the wastes. Let's pull ourselves together and get back on the road. You know what they say. Anxiety breeds the world's cruelest monsters. I mean, fairies say that at least. I can at least cast my usual spell for you. It's the small comforts, right? Cos'è la magia? Right. Riesco a sentire una musica ispiratrice direttamente nella testa, sarà la magia di Gallica. La soundtrack in game. This world ever knew after all. Makes the road a little easier. La musica di gioco è diegetica ed è contestualizzata con la fata che ti fa la magia sopra di te. Guarda. Quella è una strada, non è vero? Che sollievo. Si riesce già a vedere Grand Trad. Let's go. Non manca molto. Continuiamo a muoverci e non facciamoci notare dai nemici. La musica di gioco è diegetica ed è contestualizzata attraverso la musica della fata. What the fuck, fighissimo. Wow. Ok, loro sono nemici. No, loro non sono nemici perché non mi... No, forse lo sono. No, sono nemici, sono nemici. Anche da lontano sono segnati di bianco, però da vicino c'hanno il puntino rosso. Direi sono aggressivi, chiaramente. Questi sono oggetti che posso raccogliere? Sì. Erbe medicinali 1. Thank you. Oppure? Erbe medicinali 1. Posso direttamente mangiarle o devo craftarle? C'è un sistema di crafting? Perché erbe medicinali non credo poterli semplicemente mangiare. Oddio, forse siamo in Demon, non so se ti mangi direttamente le erbe, ti curi con quelle, però non lo so. Non è detta come cosa. Devo andare fino alla capitale reale. Io posso fare... Oh no, si mette male. Ok. Not good! Run for it! This land of 8 tribes and 3 nations, all blessed by the power of magic. The United Kingdom of Uchronia. The year is 785. Uchronia is shaken to the core by the sudden death of its king. Anxiety breeds dissent among the tribes. Disparities tear them apart, and no mortal mind remembers the heroic tales upon which their land was built. By this story of fantasy, may this faded world be painted anew.
O eccelso viandante che porti il dono della fantasia incarnata, rispondi al mio appello e recati nella mia epoca per offrirmi la tua guida. A che si riferiscono? A me o al protagonista? Sono un sacco di cazzi animate, continuano pure il resto del gioco o sono tutti all'inizio? Just look. Sono belle, io non mi lamento. Tienano le corna. Get on with it, then! Drop the dog! Hang him dead! Please! I've done nothing wrong! Lying dog! Don't try to deny it! You trample the law for the fun of it! Let it be known, for misuse of an igniter, you will hang by the neck until dead! Yeah! There's no way that crowd was going to listen to anything a Paribus said. Such a shame. Might you spare some coin? Bless you. Oh, careful! Hurry! Don't you have any street smarts? Come on, kid! Si conoscono quindi poco? Look, we're not tourists here. We gotta stay focused. Right. You noticed back on the wagon? You might be the only Elder here, in the whole city even. Quindi lui è un Elda. Ci sono quelli con le corna, gli elfi con le orecchie a punta, le fate, gli uomini bestia, che tra l'altro si muovono di randagi. Just look at all the different tribes. You never see this kind of diversity out in the countryside. Not that it's very balanced. I see more Clamars and Roussants than anyone else. Which means a dopey Elda kid's gonna stick out like a sore thumb. Try to keep your head down, okay? Hey, did you hear what they're saying about His Majesty? They say it wasn't illness at all. I heard it was foul play, assassination. Shh, careful who hears you say that. But it's just like the prince, isn't it? They say he was attacked in the dead of night. A war of succession is coming, I tell you. Sounds like monsters have been prowling the countryside. They're sending the guard out to deal with them. The army's really gone to hell. It's a far cry from when we had Count Luis at the helm, I'll tell you that much. Cosa sto giocando adesso se si è appena installato Reta Fuori Fantasio? Oh no, sto giocando il gioco sbagliato! Atlus si incazzerà con me! Comunque quindi il principe è stato assassinato, come si poteva intuire comunque dalla intro del gioco. E poi è stato assassinato anche il re, nonostante il re avesse una magia per counterare praticamente ogni cosa che potesse recargli danno in qualche modo. Il colpevole sappiamo che è stato perché abbiamo visto durante la intro. Lui se non sbaglio aveva le corna. Se non sbaglio sì, il re non mi ricordo, forse ci va le orecchie. Devo capire adesso poi a chi si riferiscono comunque con le varie tribù. Credo siano 8 tribù. Abbiamo utilizzato il termine lì prima, ho detto 3 nazioni 8 tribù. Quindi immagino che ognuna di queste razze sia meglio definire tribù. E Clemar e Roussant, quello che come si pronuncia, sono corna e orecchie. Il resto non lo sappiamo ancora. Ok. Hard to see how the nation can come back from this. We'd not have to ask if the prince was still alive. Oh, cos'è? The king dead, his son stricken. Are there none left to bear the weight of the crown? We've done all in our power, but not even the kingdom's best. The saint could purify this affliction. Over 10 years he has languished under this curse. How much longer can his body hold out? No doubt His Highness would protest. But since he cannot, we have no choice. For the man who cursed His Highness and murdered our king, there can be no mercy. I never thought I would have to ask this of you. But there are so few of us left now. There is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For all our sakes, you cannot fail. Che fighi portrait. Mamma mia, bellissimi. L'art style tutto è pazzesco. Hey, are you listening? Well,
I guess I can't blame you for feeling nostalgic. You and the prince were pretty close. Anyway, getting to the capital was only the beginning. Now comes the real high-stakes part. You gotta go get enlisted, so you can meet up with our operative. Remember, nobody here knows who we are. Nobody here knows the prince might still have a claim to the throne. That means if we get busted, that's it. Nobody's gonna save us. Nessuno sa che il principe è ancora vivo. Let's figure out where the recruitment center is. Shouldn't be too hard, considering the need for soldiers. Ok. Sai già dove andare? Guarda che se ti perdi puoi anche metterlo e chiedimi aiuto. Cosa fare in città? Allora, c'è un bellissimo caffè in cui fanno dei croissant incredibili. Lo trovi in fondo alla strada a destra. C'è una palestra per fare rock climbing, se sei un grande fan dello sport. C'è il Duomo. È una bella cupola autoportante. C'è... Quindi il protagonista era praticamente un amico d'infanzia del principe. E quindi in qualche modo deve anche avere qualche vago ruolo importante per avere una conoscenza del genere. Non credo lascerebbero nessuno parlare con il principe. Non ho idea. Dipende come funziona il mondo. Il principe è maledetto in una sorta di mossa alla malefica che punge la bella addormentata Aurora. E abbiamo visto pure un'altra delle tribù del gioco, ovvero gli uomini cincilla. Non so come definirli. E abbiamo completo e pieno controllo di quello che possiamo fare in città. Si può vedere così la minimappa della stanza in cui siamo adesso. Ok, capito. Quindi un momento più libero sicuramente di Persona 3 Reload. Forse anche di più rispetto a Persona 5 Royale. Da vedere. Sono curioso comunque. Posso ora come ora andare anche a controllare. Guarda a destra. Guarda a sinistra. Ah! Idiot peasants. Non mi hanno investito, peccato. Posso già interagire con tipo gli edifici di questo genere. Wow, devo per forza andare a fare il centro di reclutamento. Non mettiamo il cibo prima missione, ok. Devo andare per forza al centro di reclutamento, ok. Quindi per adesso non posso ancora mettermi a esplorare e controllare per bene l'intera città. Posso però dire che è molto molto bella. L'intero art style che hanno deciso di intraprendere, che è molto più pittoresco, con più pennellate e altro, è davvero molto figo. Look at that. The new model. Strano, eh? I'd be out there slinging spells like a master if I had one of those. La magia si basa su... I guess that's the big city for you. Everyone and their mother has a magic igniter. So many different types, too. Ora ne voglio uno anch'io, non mi interessa. Cos'è un innesco magico? Spiegamelo, grazie. What's a magic igniter? See, there's a couple in the window. Like an instrument plays a tune, an igniter casts magic. Pretty hard to come by out in the countryside. Can't imagine what it's like having to wave around some shiny stick to use magic. Me? I can whip out magic anytime I like. And I can even see the Magla in the air. Though, I'm not exactly an archmage. Wonders never cease. A fairy and an elden child. Are you new to our fair city? Fighissimo come design. Che drip incredibile poi. Donna losca? What the fuck? Protagonista non abbiamo ancora dato un nome. Non giudicare. Well, I suggest you keep a low profile. Trust me when I say you don't want to catch the eyes of the lords and ladies. But I'm getting ahead of myself. I run this humble shop. Are you in the market for an igniter? Here's something that might catch a foreigner's eye. This is modeled after the royal scepter and would make the perfect souvenir. Oh, bello, però un po' scomodo. Non so se riesco a mettermi uno zainetto quando vado in giro. Quanto costa? No, grazie. Lo scettro reale? The royal scepter? You've really never heard of it. Wow. Where do I even start? A symbol and instrument of the crown's sovereignty. Passed down through generations. If you believe the legends, it houses incredible magic. World-shattering power. More practically, you might call it the world's most potent magic igniter. And in the king's hands, it was enough of a deterrent to stave off invasion. Now he's dead. With no living heir either. Tragic, isn't it? Kingly magic is of little use without a king. You picked a bad time to visit, boy. I don't know why you're here, but there's trouble brewing.
Puoi ereditare quindi la magia del re se ottieni il suo ruolo e potenzialmente il suo scettro? Lo terrò a mente. I'll keep that in mind. A word of caution then. Your survival is your own responsibility. Well, that was unnecessarily ominous. She has a point, though. We'll need to be careful. Anyway, we don't have time to hang around chatting with the locals. We've got a recruitment office to find. Fighissimo comunque sul design, davvero davvero molto bello. Mi introducono così diversi personaggi con cui parlerò anche in futuro forse. Mi spiegheranno a caso mai il loro ruolo e cosa serviranno in futuro. Passiamo alla prossima zona. Capitale reale, Grand Trand, Gran Cattedrale Regalit. Bella la transizione con il protagonista che sembra camminare appunto per farti capire se sta andando da una zona all'altra. Credevo che in mezzo a questa folla nessuno avrebbe notato che sei un Elda. Invece la gente è più sveglia di quanto pensassi. Non vogliamo attirare l'attenzione, ma nascondere la tua tribù li renderà ancora più diffidenti. Potranno anche insultarti, ma tieni la testa alta. So che può essere dura, ma dobbiamo completare la nostra missione. Dunque, il centro di reclutamento che stiamo cercando dovrebbe essere più avanti. Ok? Chissà perché sono così comunque contrari agli Elda. Ultimamente ci aveva pure chiamato mostriciattolo. C'è qualche motivo storico all'interno del gioco del perché vengono visti in modo appunto negativo, quasi forse proprio razzismo. Centro di reclutamento. Be the recruitment center. I'll let you take it from here. It should be pretty straightforward. Oh, and if they start asking questions, just be as honest as you can. Lying will only make us more suspicious. So long as you don't compromise the mission, you're fine. Good luck in there. Knock 'em dead. Tra l'altro devo dire sono molto felice che la Fatina non abbia una voce acuta fastidiosa. Non si sa mai. You got this. Spesso succede. A blue blood, are you? The army's no place for velvet-swaddled lordlings. Why are you here? Perhaps your noble family collapsed under its own weight. Is that it? Lineage seems a strange measure for a soldier's worth. I'm looking to enlist. Is that enough for you or not? An uppity one, aren't you? Fine, lordling. Welcome to the Guard, where it'll be your privilege to die screaming and bloody in service of your country. But mark my words, war will turn your arrogance to piss. When your corpse is plucked from the mud, do try to look patriotic. Rousing words, Captain. You think threats will buy loyalty? No wonder nobody respects the Guard anymore. But I'm here now, so perhaps the kingdom isn't a lost cause. Insolent pup! You will learn your place. Don't. The healers have enough on their plates already. Sembra una pecora. Be gone, and be thankful you're still in one piece. All right. One Piece! Ce la faccio. An elder? I thought your kind was long gone. Mi piace due cose. Ci sono un sacco di portrait dei personaggi, di questi appunto disegni in basso a sinistra dello schermo. Mi domando se perché in futuro saranno personaggi importanti e continueranno a ripresentarsi, o se semplicemente hanno deciso di fare più lavoro e quindi più roba. Vedremo. Age 18. An orphan too. The army can always use more of those. Ok. So, what brings you to enlist? Voglio lottare per il cambiamento. Ho bisogno di soldi, mi annoio. Voglio lottare per il cambiamento. Che poi sia vero o meno, non importa. I want to fight for real change. Lofty words for a gutter rat with an empty coin purse, no? So, what can you bring to our beloved corps? Any skills to speak of? Ah, qua dirò qual è il mio nome. Sono più forti quanto sembro. Ho una mente acuta, so incassare bene i colpi, sono piccolo ma veloce, ho sempre avuto fortuna. Sto per caso scegliendo in qualche modo qualche influenza alla mia build? Perché sembra forza, mente, resistenza, agilità, fortuna. Ho sempre avuto fortuna? Io no. Io no. Il protagonista potrebbe avere fortuna. I've always been pretty lucky. I asked for your skills, boy. Right, last order of business. Make your mark or sign your name if you're actually literate. Ok, adesso mette il mio nome. E allora, come lo chiamiamo il nostro protagonista di questa storia? Sgambabulo. Vai. Mi chiede anche il cognome oppure no? Quindi il nome del protagonista è Sgambabulo? Yes. Non mi chiede il cognome qua? Sono solo Sgambabulo? Vabbè. Your letters do.
We'll get some use out of you yet. All right, lad. Welcome to the Guard. Yes! Sgambabulo. Monster sightings, so stay sharp out there. We're short-handed as it is, so be a good lad and try not to get killed on your first deployment. You can pick up your kit at reception. Standard issue guardsman armor and igniter. Kingdom property. So if you break it, it's coming out of your commission. On your way now. Up to. Next! Next! Sgambabulo il protagonista! Let's go! Che fila, eh? Beh, direi che non c'è che aspettare il nostro turno. Come faccio a mettermi in fila? Così? Mettiti in fila. Va bene. Non mi metto per adesso a parlare con tutti ogni cosa. Voglio comunque fare dei progressi in questi video di prova iniziali. I heard they get sightings. What? Of those huge monsters? You think that's why we're low on soldiers? Wish they'd have told us that. What did they call them? Something like, human... Next! Another Clamar. Wait, no. Non somiglio agli altri perché sono molto più bello. Surely not. An elder? The first of your kind I've seen. Move it. There's a priority around here. We're arming squires and children with igniters now. Wasted good gear. It's better off in my hands. Give it here. Brute force. Crude insults. The world is yours for the taking. Care to say that again, boy? We all have our reasons to enlist. Now get back in line. Oh, another high and mighty Clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure Rousant strength? Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology. Come on, no fighting in the ranks. Sorry for making a scene. You all right? Grazie. È stato terribile, ci avrei pensato io. Cosa risponderebbe Sgambabulo? Vediamo. Ci avrei pensato io. I had it handled. You didn't need to butt in. I saw injustice and so I spoke up. I don't think that's unreasonable. Well, see you around. Try not to die out there. Don't make my job any harder, please. Here, your igniter. Che cos'è? Innesco del fuoco. È una collana? Ah, sì, infatti c'è una cosa qua al collo. Ha sotto il colletto un pezzo di ferro, che adesso dovremmo switchare con quello, forse. These days, most come with their own magma crystals. So with practice, anyone can use magic. To an extent, anyway. It's not the sort of thing you can master in a day. For now, newbies like you best focus on surviving. La cosa che al collo a quanto pare un innesco magico. Credo che anche il capitano con cui ho parlato prima ne avesse uno. Li fanno di varie fogge, come ho visto prima al negozio sulla via principale. And take this too. Protect it with your life. Mappa dintorni della capitale. Bella la mappa. Wow, that's a real map. It's dangerous to even chart the wilds, but this is full of details. Only the military could pull this together. Listen up, striplings. My name is Captain Klinger. And as of this moment, you miserable lot are under my command. I'm sure you've all heard about our forces being tied up with the funeral proceedings for His Majesty. But if you think you're on cushy security detail, think again. First, you will be deployed to a fortress at the northern border, where you will be trained into true guards. Our veterans there will teach you the one thing you need to master if you're to survive. Pain. Perfect. That's exactly where our contacts hold up. Enjoy tonight's sleep, because it's the last full night's rest you'll get. Dismissed! Come funzionano però le fate? Perché tutti la vedono la fata ovviamente, no? No, la vedono la fata. Però nessuno commenta? They really are desperate for new blood. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. He'll also know right away why we've come. And don't worry, I'll recognize him. Well, the charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Okay. Hey, you awake? Sì, no, sto dormendo, è già mattina. È già mattina? Is it morning already? Does it look like morning? Look,
have a lot on my mind. Can't seem to fall asleep. I'd heard about what it was like in the capital, but still. When you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. You okay? Fa sempre male, è così e basta, è così e basta. That's just how it is. Well, I don't think that should be how it is. Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. These are the same kind of people who burned down your village, remember? Cosa hanno fatto? Stiamo trattando sin da adesso temi molto seri che hanno senso comunque in un gioco che debba trattare di argomenti politici. Interessante che li approfondiscano sin da subito e non che arrivino più avanti, proprio immediatamente, proprio quello che ti splattellano in faccia appena inizi il gioco. È successo molto tempo fa. That was a long time ago. Yeah, but still, the prince was kind to take you in. He cared more about who you were than what you were. I can see why you'd want to repay him. Oh, speaking of, he's the one who gave you that book, right? Can I see it? Ah, infatti mi torna. Perché è un libro molto simile a quello che c'aveva anche il cattivo. Cattivo, non sappiamo se è cattivo. Però, quello che ha ucciso il re all'inizio del gioco. O che aveva preso un libro del genere, o che l'aveva in mano. Non mi ricordo, comunque c'era in quella scena lì. Ed era molto simile al nostro. Probabilmente perché è appunto una roba della famiglia reale. Quale libro? What book? Oh, I don't know. The one lying right there that you're always carrying around? Good thing those bandits weren't much for reading, huh? Thanks. E qua c'è questo. It's what you call Questo a lo sapevo. fantasy story, right? So it's a fantasy world made up by the author. The prince loved those kinds of stories. Okay, let's see. It says the young traveler was amazed by the world he saw. In this world, there is only one tribe. All people accept each other, and no soul is born into discrimination. Wow. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. In such a world, there is no need for sorcery. A megapolis is built through learning and labor. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Busy streets well traveled. And in the laws of these emotionally satisfied people, it reads, all lives are equal. Whoa. You see, no magic, no tribal conflict, and equality for all? It really does sound like a fantasy. But it's strange to feel envious of a fictional world. Hey, are you asleep already? You know how hard it is for me to turn these pages on my own? Well, guess I'll just read more later. Good night. Nel mondo di questo gioco qua, le loro storie fantasy sono praticamente il nostro mondo reale. Che è un concept ovviamente, secondo me, io ci avevo pensato nella mia vita. Non so se sto per dire ci hanno pensato tutti, però io almeno ci avevo pensato. Dell'idea di appunto in un mondo fantasy che hai inventato te, l'idea che all'interno di quel mondo lì, il mondo vero in realtà è quello che è considerato... Per caso metteranno il mio nome nella storia? Perché il mio nome è quello del protagonista del mondo fantasy. E il mondo fantasy di Metaflora e Fantasy è il nostro mondo? E per questo me l'hanno chiesto? Registrare gli eventi avvenuti finora? Cosa significa salvare? Ah, ok. Possiamo chiedermi se volevo salvare. Non c'è bisogno di scrivere registrare gli eventi avvenuti finora. 0306. Oh. Flashback. Shouldn't you be resting? I'm fine. In fact, I'm glad we have this chance to talk. I've been reading, and I hope that someday we can make our kingdom like the place in this book. You said it was some kind of fantasy novel, didn't you? Our lives are decided at birth, by tribal purity, or by the differences that make us who we are. I don't want that to be the world we live in. The Elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, they burned your home down. It's tragic, and no one should have to suffer so. Someone needs to fix... You okay? Don't push yourself so hard. Reality is much too cruel. I know that. But I'll fight it. I'll fight to the end. Sono i rovi. I'm a prince.
But I need to be a hero. One worthy of the throne. A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. Qua era già afflitto, così piccolo. I won't give up either. Trust me. Da come ha parlato però lui non sembrava un Elda, però non aveva le corna e nient'altro. È perché non c'ha gli occhi di colore diverso? È quello che ti rende un Elda? Non lo so. Eldia? Elda? Non mi ricordo. Ci ho dimenticato. Mi trovo un po' a ricordarmi i nomi. Se ce ne sarà bisogno. Vedremo. Until arrival at the northern border fort, one day remains. Let's see. Ok. Come nei giochi di Persona, qua c'è la gestione del tempo e devi ottimizzare ovviamente il tuo uso del tempo per fare più eventi della storia possibili. Chissà quanta strada abbiamo già percorso. Controlliamo destinazione: il forte a confine del nord. Mappa del mondo. La mappa del mondo ti fornisce informazioni su luoghi circostanti. Usa L per evidenziare il luogo che vuoi conoscere meglio, poi premi X per confermare. Bello. Wow, che bello. Il cursore è velocissimo. Io odio quando nelle mappe ti metti un'ora a fare avanti e indietro a qualsiasi cosa perché devi muoverti piano piano. Qua invece puoi andare quanto veloce vuoi. Che bello. Posso anche zoomare indietro? Ah, ok, quindi ho tutta la mappa del regno, non soltanto un pezzo. Questo qua è diviso appunto in 8 parti o no? Una per area, quindi è una per razza. Vediamo. Stavolta non avevamo in programma di accamparci lì. Il forte è poco più avanti, ok, quindi sì, qua dormiremo un'altra notte e poi andremo fino a qua. Il forte è al confine nord. Il nostro contatto dovrebbe essere lì. Speriamo di trovarlo in fretta. Chiaro. Ora non possiamo fare altro che riposare. Domani dovrai tenere gli occhi aperti. The carriage transporting the new recruits arrives at its destination. Alba. Appunto, questa è la transizione di passare del tempo dovuta al viaggiare tra una zona e l'altra. È interessante che ti facciano Northern Border Fort. The towering fortress was built during the Annex War in the mountains at the edge of the territory. Even now, soldiers are sent there for its strategic importance to the royal capital and to combat the rising waves of monsters. Fresh-faced soldiers disembark from their coaches at the foot of a steep ascent to the fort, the first of many uphill battles. Ancora comunque il personaggio aveva detto: ah, mostri, intendi dire gli umani? Quello un po' ci sto ancora pensando, Perché sembra si sapeva dire umani. Oh, finally. Can hardly feel my legs. Listen well, you lackwits. The battlefield is no place to sit on your asses, and the border front is always a battlefield. The call to arms could sound at any time. Stand to, curs. You have the honor to serve at the command of Captain Klinger, war hero, tactician, master of arms. When I earned rank in the trenches, forged in the blood of my comrades. Spare us this drivel.
Say, friend, I'm curious. What is it about that book that's captivated you so? Un mondo senza magia, un mondo con una sola tribù, è complicato da spiegare. È un mondo con una sola tribù. It tells of a world united as one tribe. No discrimination, eh? A far cry from our world, then. So it's describing a better world. A utopia, perhaps. I'm something of a reader myself, but that's not like any book I've read. You know, when the late king took the throne, he was quite the idealist himself. He made grand claims about unifying the people under his rule. Never managed to do it in the end, of course. Reform takes more than high-minded, eloquent speeches. Maybe he was too blind to see that himself. Listen to you. A babe with his first sword thinking he knows better than a king. Keep your mouth shut. No one cares what you think. Nobody asked you. Something to say? Go on. I'm listening. Perdonatelo, cerchi rogne? Il mio amico ha solo la bocca larga. Il mio amico ha solo la bocca larga. Don't worry, my friends all talk. Hey! This one's sharp for a lesser tribesman. Well, Clamar, I'll let it go this time. But only because I like your friend. Next time, keep your complaining to yourself. That's the last thing I need. Though I suppose I deserved it in part, speaking ill of the dead and all. My mouth tends to get ahead of my thoughts sometimes. Although, I'm glad a bad habit seems to have drawn us together. Oh, never got round to an introduction. I'm Stroll. Leon Stroll, son of the Count of Harlia. And you are? Facile da ricordare Leon, molto facile. Sono Sgambabulo! That's my name. I have that right? It's got a certain weight to it. Indubbiamente. My title doesn't mean much. Here and now, we're peers and equals. By the skin of my teeth! Now, where was I? Right, as for you, fresh meat. Someone help! Subito. Is that a soldier? Hey, speak to me, man. What happened? Listen. Stay on guard. It's too... Ha perso i sensi. Not one of mine. Must be one of the fort's guard. Those damn vultures across the border. They must have heard about the king's death. Anyway, to the fort. Double time. I'll stay behind to see to the poor bastard's wounds. You want us to go on ahead? Alone? Shouldn't we at least send a team back to ask for... I knew fear would take you at the first step. You want to turn tail? Are you a traitor to the cause? The Guard has no place for cowards. You are part of His Majesty's Royal Army. Swallow your fear, fight with pride, and we'll all have medals this time tomorrow! He's right. We're warriors. Up there is our first chance at glory and riches. Damned if I'm gonna waste it. Let's go! Damn it. Well, I suppose this is what we signed up for. Onward, to the fort then. Certo che bisogna sempre di nuovi soldati se li mandano così a cazzo a combattere nessuna logica. Senza prepararli né niente. Oh, c'è anche lei! Hard to explain, but it's like there's a stench in the air. And it's getting stronger. Hey, did something happen? Wait, is that a... fairy? Did you catch it yourself? Già era laggiù e la mia compagna di viaggio non vedo nessuna fata. Io non vedo nessuna fata. Cosa stai immaginando? I didn't see a fairy. Are you really trying to play that card now? I just saw you talking to me. And I have a name, you know. If you're gonna call me anything, call me Gallica. So you travel together? You've stayed well hidden for quite a while. Well, I didn't want anyone making a fuss. But we've got bigger problems right now. I can't shake this feeling. We gotta be careful. Agreed. I'll follow orders, but I'm not about to let this armchair general send me to my death. Let's take a moment, then head in once we're prepared. I assume you know how to use an igniter properly? I'm not so sure. He's never used one before. I mean, he's a commoner, so not much chance to. Fair enough. Well, just stay behind me and you'll be all right. I swear I won't let you die.
I'm with you. Nuovo alleato, Stroll. Stroll, l'intrepido combattente che c'era alle sue nobili origini, è ora tuo alleato. Quindi sapremo di più in futuro riguardo alle sue nobili origini. Oh, this is bad. I didn't think you'd actually have to fight anyone. I just hope our contact in the fort's okay. Let's keep our guard up and hope we find out. Yes. Siamo già a notte addirittura. Oh, siamo finiti in una situazione inaspettata. Ma non perdiamo di vista la nostra missione, ok? Il nostro alleato è qui dentro? Sì, credo proprio di sì. E dobbiamo fare in modo di trovarlo. Certo che ne hai di forza nelle gambe. Di che parlavate? Ho sentito qualcosa su un alleato. Oh, niente di importante. Era solo preoccupata per i soldati all'interno. Capisco. Beh, la situazione non fa stare tranquillo neppure me. Entriamo. Beh, adesso che dobbiamo entrare dentro la fortezza, siamo davanti a probabilmente il primo dungeon / storia del gioco. Quindi lo faremo nel prossimo episodio.